Eccoci ragazzi al video numero 6 del mega impianto. Quando avrete visto questo video capirete che l'impianto è completamente funzionante e difatti lo sto usando. Ma però mancano ancora le protezioni, queste saranno descritte da me nel video numero 7, cioè il prossimo di questa serie. Praticamente qui oggi vedremo le connessioni dei cavi, del magnetotermico, delle bobine, tutto quello che serve per connettere finalmente la produzione solare alle batterie e all'inverter. Una buona visione a tutti, ci vediamo fra 4 secondi. Qui vedete ragazzi i due prodotti affiancati che salvano il nostro regolatore di carica, ovvero qui a sinistra, così come viene chiamato dal produttore, vedete la bobina di apertura e qui sulla destra vedete come viene chiamato dal produttore l'interruttore sezionatore. Ok? Ho usato questi termini affinché possiate poi fare gli acquisti con la terminologia usata da loro, anche se noi in gergo usiamo termini diversi. Ebbene, è proprio questa bobina attivata dall'Elerix che dà l'impulso per sganciare se stessa. Attraverso cosa? Attraverso questa levetta che vedete qui. Questa levetta abbasserà quello che io adesso ho abbassato manualmente, cioè l'interruttore sezionatore. E lui, tramite questa levetta, andrà a sganciare i pannelli. Ora, quante stringhe possiamo attaccare qua di pannelli? Ebbene, viene venduto così perché vedete che sotto qua ci sono questi cavi di grande portata, perché questo qui vi ricordo che è un 63 A 800 volt, quindi questi raddoppiano in quanto il produttore dice se vuoi puoi utilizzare due ingressi, questo di sinistra, quindi ingresso positivo e ingresso negativo, dopodiché c'è il passaggio da sotto e l'uscita sarà questa, uscita positiva e uscita negativa. In questo modo abbiamo più potenza nel passaggio. Non sarà il mio caso, io questi cavi neri di passaggio li tolgo perché utilizzerò esattamente il sezionatore con 4 stringhe di pannelli, 1, 2, 3 e 4. Poi potete indubbiamente utilizzarne solo una, solo due, solo tre. Questo è un sezionatore con 4 possibilità. Bene, questo va bene per tutto, cioè se avete un impianto con toroidale o con ibridi, dato che arriva fino a 800 volt di passaggio, potete utilizzare tensioni più alte. Chiaramente nel mio canale restiamo sempre bassi per questioni di sicurezza, perché questo è un canale rivolto a tutti, professionisti e hobbisti, e quindi è corretto che si viaggi sempre con tensioni basse, però sappiate che qui potete passare anche con 800 volt massimi, che è una cosa ovviamente che sconsiglio a chi non è un professionista. Bene, queste sono state unite perché in realtà vengono vendute proprio separate, cioè questa è la bobina e questo è il sezionatore. Qui ragazzi ho fatto una pausa perché voglio ancora una volta darvi dei dettagli importanti. Nell'ultimo video che ho fatto, la differenza tra gli inverter ibridi e toroidali, qualcosa non è stato da alcuni amici del canale capito bene. Allora, l'inverter ibrido si chiama così perché ha all'interno il suo regolatore di carica e generalmente questi inverter hanno tensioni alte, ovvero i regolatori di carica di questi inverter lavorano intorno ai 400-500 volt, ma ci tengo a precisare anche che ci sono degli inverter ibridi con regolatore di carica incorporato che lavorano anche a 150 volt massimi. Quindi questi sono quelli che facilitano l'impianto, potete arrivare direttamente e lavorano a tensioni più basse. Questa è una scelta. Come del resto ci sono anche inverter toroidali, a parte che ci sono anche inverter toroidali con regolatore incorporato, sono quelli di fascia un po' più costosa eccetera, ma se state sul bestione arancione o similari ci sono questi inverter toroidali che hanno bisogno per funzionare di un regolatore di carica. Ebbene, anche qui c'è un'ampia scelta, cosa che magari non ho specificato bene nel video precedente, cioè noi possiamo usare un regolatore di carica, quello che consiglio io perché è molto buono, funzionante, è l'EPEVER, lo sapete oramai da anni, e questo lavora su tensioni che vanno intorno ai 150 volt massimi o 200 se scegliete il 20 AN. Ora, se invece scegliete un regolatore di carica esterno come l'EPEVER che ha tensioni più alte, e qui ci sono i Victron, gli Easun o Isan come si pronuncerebbe, ebbene questi hanno tensioni più alte. Per farvi un esempio, l'RS Smart della Victron lavora con tensioni fino a 500 volt
e quindi potete usare il toroidale con il regolatore di carica da 500 volt e avete realizzato il vostro impianto. Ecco perché nella valutazione dei tanti prodotti che ci sono in commercio siete voi a dover scegliere che cosa? La tensione di esercizio fotovoltaica e poi il 48 volt per diventare 230. In funzione di cosa si sceglie la tensione di esercizio? Ebbene, in funzione dei metri che abbiamo dall'impianto fotovoltaico alla centrale, ovvero al regolatore di carica, all'inverter, alle batterie. Di solito tutto questo deve stare vicino, se invece è lontano ci obbliga ad avere cavi grossi se abbiamo le tensioni basse. In quel video specificai che alcuni amici del canale hanno i pannelli a 50, 70, 100 metri. Ebbene, come facciamo a viaggiare con 120 volt a 100 metri? Dovremmo avere cavi veramente grossi come un pollice. Allora in quel caso potranno essere anche obbligati a una scelta di questo tipo, cioè un regolatore di carica con tensioni più alte. Oppure, come dico sempre io, se vogliamo restare sempre bassi, creiamo tutto là, quindi pannelli nel campo piuttosto che in un capannone, e sotto lì mettiamo tutto, cioè il regolatore di carica, le batterie, l'inverter, e poi trasporteremo la corrente, la 220 volt, la 230 volt, la trasporteremo da là a qua. Vedete che abbiamo già alzato la tensione a 230 volt. Ma ci sono anche i cosiddetti fattori di inevitabilità, ovvero se ho 10-20 kW di produzione fotovoltaica, se ho 50-100 metri di distanza, se ho un consumo esagerato in termini di kilowatt, ragazzi, non possiamo fare questo che è il mega impianto, che diventerebbe, a fronte di tutte queste potenze, un impianto ancora piccolo. Allora, prima di tutto dobbiamo calcolare, valutare i nostri consumi per evitare di essere veramente troppo energivori. A quel punto scegliamo bene regolatore di carica, tensione, pannelli, accoppiamenti, cioè serie parallelo, quante stringhe, quanti pannelli in serie. Perché se mettiamo 3-4 pannelli siamo all'interno delle norme di sicurezza, soprattutto, ve lo ricordo, nel fai da te. Ma se dobbiamo fare tanti metri, che facciamo? Lascio scegliere a voi, ragazzi, perché se siete hobbisti, se vi state avvalendo di elettricisti e quant'altro, queste valutazioni vanno fatte per evitare di trovarsi nei problemi seri sulla sicurezza. A questo punto, ragazzi, scegliete se volete un ibrido classico che è più prestazionale, quindi ad alta tensione, siete fino a 500 volt, oppure un ibrido a bassa tensione, sui 145 ci sono in commercio, 150 volt, oppure scegliete il toroidale con abbinato un e-Pever, quindi 150 o 200 volt massimi dell'e-Pever, a seconda delle stringhe, se sono 3 o se sono 4, oppure scegliete sempre un toroidale con abbinato un regolatore di carica con tensioni più alte. Queste sono le scelte, perché in questo modo avete un ibrido bassa tensione dei pannelli, un ibrido alta tensione dei pannelli, un toroidale bassa tensione dei pannelli, un toroidale alta tensione dei pannelli. Quindi la cosa, qui si chiude il cerchio con questo chiarimento. Poi farò un video molto dettagliato che andrà a spiegare ancora meglio le cose, perché questo è molto soggettivo e dipende da distanze, da potenze. Chiaro, avete 20 kW sul tetto o in un prato a 100 metri, cosa usiamo? O facciamo tutto lì, come consiglio spesso, cioè montiamo tutto in un capanno, in un capannone, in un garage, là dove abbiamo i pannelli, poi una volta trasformata tutta la corrente dall'inverter a 230 volt, la trasportiamo con più facilità. Ma teniamo presente che il nostro impianto deve avere sempre una logica. Oramai siamo diventati tutti energivori, ma non possiamo fare un impianto che richiede kilowatt e kilowatt e kilowatt e abbiamo tutte queste problematiche, distanze, potenze, quante batterie. Allora la pianificazione è alla base di tutto, dopodiché, ragazzi, buon impianto e buon risparmio della bolletta. Andiamo avanti, il discorso si fa interessante e vediamo tutti i montaggi. Buona visione. Questa è la scatola nella quale ho inserito sia l'interruttore che la sua bobina, e come vedete, ovviamente io l'ho fatta a vista per farvi vedere poi a voi tutto montato, no? E qui ci saranno i 4 ingressi delle stringhe che potrete usare, e queste sono praticamente le uscite che andranno poi al regolatore di carica. Qui ovviamente sotto ho fatto i fori, compreso questo foro a sinistra che sarà l'ingresso dei cavi per gestire
l'avviamento della bobina. Invece da sopra ci sono gli ingressi del fotovoltaico. La caratteristica di questo interruttore è molto completa, è ottima, perché avendo 4 contatti, se noi abbiamo 4 regolatori di carica dell'ePever connessi ai relativi 4 combiner box, quindi separati, e ognuno con i suoi pannelli, quindi abbiamo stringhe serie parallelo in un combiner box che arrivano all'ePever o qualsiasi regolatore di carica, ebbene possiamo utilizzare, se ne abbiamo 4 di questi, quindi abbiamo qualcosa come 20 kW di pannelli, utilizziamo i 4 passaggi, cioè gli facciamo passare il cavo negativo. Nel mio caso scelgo sempre i negativi. Perché il negativo? Perché il negativo è quello comune con la batteria, quindi è buono interrompere quello. Ma se invece di 4 stringhe con 4 combiner box con 4 regolatori dell'ePever ne abbiamo solamente 2, allora a questo punto facciamo passare positivo e negativo da questo sezionatore. In questo modo interrompiamo sia il positivo che il negativo, e questa è la cosa migliore, la cosa per la quale opterò io. Anche perché, ragazzi, se abbiamo positivo e negativo per 2 volte e quindi le stringhe che arrivano su 2 combiner box che passano di lì interrompendosi e vanno poi a 2 regolatori di carica ePever tipo i 10420AN o i 10415AN, ebbene questo ePever, il 10415 o 20AN, porta massimo 7500 watt di installazione fotovoltaica, il che ci porta a capire che con 2 di questi ePever noi abbiamo 15 kW di installazione fotovoltaica, che è tanta roba. Con 15 kW, che siamo già vicini al limite dei 20, noi abbiamo tanta corrente che entra nelle batterie, anche perché quando carichiamo queste batterie nel primo pacco da 30 kWh con 15 kW di pannelli, noi abbiamo già una carica a 0,5C, quindi già tanta roba, questo termine che mi piace usare. E quindi abbiamo la completa sicurezza, perché nel momento in cui l'Elerix sgancia la bobina che sgancia il sezionatore, l'interruttore, e abbiamo praticamente l'azzeramento della connessione positiva e negativa di entrambi i combiner box, di entrambi gli ePever, totale dal sole, dalla produzione fotovoltaica. E questa è una cosa molto positiva di questa tipologia di impianto. Andiamo avanti, ragazzi. Questa è, ragazzi, la ripresa dall'alto delle 2 barre equipotenziali, la negativa a sinistra e la positiva a destra. Ebbene, qui vedete, in questa, che voi sapete mi piace vedere tutto dall'alto in modo da capire se devo spostare le congiunzioni piuttosto che fare i fori in punti diversi. Questa mi sembra l'ideale. Ci sono innanzitutto i 2 sostegni negativi e i 2 sostegni positivi sui quali sarà avvitata la barra equipotenziale positiva e negativa. Dopodiché ho studiato tutti i fori, cioè le barre saranno uscenti, quindi farò un taglio sulla scatolina dove la barra sarà infilata, affrancata su questi 2 supporti, dopodiché ci saranno i fori. Qui negativo dell'inverter, vedete che ho già messo il terminale e qui è il positivo. A questo punto un foro qui e saranno esterni, dopodiché saranno isolati. Qua invece vediamo i terminali dei cavi che arrivano dalla batteria, quindi il negativo e il positivo. E qui vediamo le congiunzioni in parallelo. Questa è la pala eolica, negativo e positivo. E questo è il primo regolatore di carica, il secondo regolatore di carica, negativo e positivo. Qui c'è spazio eventualmente per un altro regolatore di carica o un altro supporto. In questo modo si crea una sorta di equidistanza. Qua poi in mezzo metterò un isolante anche tra la positiva e la negativa, ovvero una lastrina di plastica incollata, in modo che andiamo a separare le 2, però come vedete già questa progettazione molto semplice e fatta così dall'alto fa capire bene che cosa succede. Avviciniamoci un attimo, perché una cosa che voglio evidenziarvi è che questa è più piccola, ovvero più bassa di questa, perché le 2 differenti altezze creeranno la barra equipotenziale negativa più bassa e tutti gli ingressi saranno qua su 2 livelli, in modo che i neri passeranno sotto per connettersi subito qui e i rossi passeranno sopra per andare a superare la negativa e connettersi a questa, che sarà un po' più alta. Vediamolo più da vicino. Qui faccio una
pausa ragazzi, perché la progettazione dell'impianto, prima su carta e poi con questa visione dall'alto, come piace fare a me, ci dà un'idea di quelle che sono alla fine la conclusione, l'attuazione, la realizzazione dell'impianto anche con le proporzioni dei prodotti, perché quando spesso montiamo con questa visione dall'alto ci accorgiamo che la scatola magari è piccola, piuttosto che dovevamo mettere le barre in un'altra posizione per mantenere le distanze con i terminali. Allora questo ci dà una visione 3D, chiamiamola, che è molto semplice e ci fa combinare gli oggetti, comporre gli oggetti così come sarà poi nella composizione definitiva, cioè quando andremo a montarli. Ho fatto una pausa qua perché molti amici del canale mi scrivono: Gianni, ho sbagliato qua, ho messo un cavo sottile, o sono passato dal muro, non ci stava. Sì, perché prima bisogna progettare, analizzare, fare su carta, disegnare, fare uno schema, fare un progetto, poi comporlo in 3D, se è vostro piacere ovviamente, dall'alto, e poi andare a crimpare, tagliare, chiudere, lucidare, forare. In questo modo si evitano non solo errori ma anche imperfezioni estetiche. Andiamo avanti ragazzi. Ed eccola qui la prospettiva, vedete? Questo nero, vedete che è più basso di questo rosso, quindi saranno su 2 livelli, dopodiché ci saranno i fori e gli agganci, vedete? Di là c'è il collegamento dell'inverter e questo è quello che vedremo. Chiaramente l'ho fatto su scatole aperte con sopra il plexiglass trasparente, perché il mio scopo sono i video e insegnare a voi, dopodiché ognuno andrà a usare i box con copertura eccetera in funzione dei propri desideri personali. Ed ecco le barre forate per i cavi foro da 8, tutto il resto foro da 6. Chiaramente per fare un foro preciso ho usato anche questo marcatore molla. E prepariamoci adesso per assemblare il tutto. Chiaramente ragazzi, prima di assemblare il tutto lo sapete che amo lucidare il rame, quindi procederò con questa gomma spugna molto sottile a lucidare sia questo che tutti i terminali, togliendo lo strato di stagno che vi è depositato, in modo da fare un contatto rame-rame, soprattutto senza increspature, molto più lucido e molto più forte. Ed ecco ragazzi pronta tutta la gioielleria alla quale connettere i cavi. Tutto lucidato. A questo punto abbiamo una connessione che è sicuramente migliorata. Ed ecco realizzata ragazzi anche la scatola, che si evidenzia nei suoi 2 livelli, dove i rossi passeranno sopra ai neri, polo positivo, negativo. Procediamo adesso al montaggio di tutto quanto con i relativi terminali. Alla fine questi sono i 16 cavi rossi, quindi positivi, e uno nero, questo lo vedete. Questi andranno adesso connessi alla batteria. Chiaramente attenzione, avendo i terminali sia a sinistra che a destra liberi, potrei fare un cortocircuito mentre vado a posizionarli uno a uno. E allora ho preparato questo nastro maschera con il quale andrò a ricoprire questi terminali sulla destra, quelli che vanno alla connessione, in modo da isolarli, però nel contempo avere un numero, anche se io ho numerato quelli, vedete, i coperchietti rossi, ma vado a creare anche la stessa cosa qui in modo da avere una doppia numerazione. Il primo chiaramente è il polo negativo. Ecco, per quanto riguarda questi cavi neri, alcuni amici del canale mi hanno anche scritto: ma perché li usi neri se quelli sono positivi? Innanzitutto ci tengo a dire che questi cavi non sono cavi per impianti civili industriali, quelli classici, portacorrente. Questi sono cavi di qualità, sono calibrati, sono fatti in modo per cui nella dimensione, nella lunghezza non cambiano la resistenza. Perché se usiamo degli spezzoni di un cavo non di qualità, abbiamo il trasporto, soprattutto per i BMS e per gli LRX,
con correnti diverse perché c'è una resistenza, c'è un'opposizione e quindi quando vanno a leggere e a bilanciare, soprattutto quando trasportano gli ampere nel bilanciamento, potrebbe esserci una discrepanza. Ecco che quindi bisogna usare i cavi di qualità. Ebbene, io cosa ho fatto? Ho usato i cavi neri che sono uguali a quelli che si usano per il daily. Nel caso specifico questi sono quelli della QCC, cioè dell'equalizzatore attivo, e tagliati tutti alla stessa misura. Ebbene, un'altra risposta a una domanda: sono tutti neri ma non possono essere rossi? No, perché questi non sono cavi positivi reali, in quanto le celle, essendo in serie, a parte il primo che è un puro negativo, il secondo è la serie tra positivo e negativo, quindi si chiamano falsi positivi, dal 2 al 15, e l'ultimo che invece è il polo positivo finale, quello è un vero positivo. Quindi in queste connessioni, che sia BMS Daily o l'Elerix, e quindi anche poi il QCC e quant'altro, noi abbiamo un vero negativo e un vero positivo, cioè la cella numero 1 e la 16. Tutti gli altri sono falsi positivi che servono proprio a bilanciare la corrente delle celle singole. Andiamo avanti. Ed ecco connessi, li vedete penzolanti, tutti i cavi numerati, e sono stati connessi sulle batterie, ognuno su una cella, vedete? Praticamente sono tutti nella direzione centrale, cioè vanno tutti verso il centro, perché adesso saranno legati, come si dice, a salame, in modo da convergere tutti dalla parte più lontana a quella più vicina, passando all'interno del plexiglass in un foro che ho praticato. Chiaramente, ragazzi, quando abbiamo connesso tutto, vedete tutti i cavi perfetti con la loro linea, chiusura, anche qua dietro, vedete? Qui è tutto bello elegante, però dato che i cavi devono, lo sapete, essere tutti della stessa lunghezza, ecco quello che poi ci appare. Questo adesso lo dobbiamo raccogliere in maniera, che sia non solo guardabile, ma anche che non sia un intreccio di cavi. Praticamente io adesso voglio, prima di sistemare questi cavi, ovviamente accendere. Ragazzi, qui c'è il tastino dell'Elerix, vedete? Questo è il tastino di start, c'è anche scritto, vi zoom un po' più vicino, vedete, start e stop, ok? Mettiamoci così. Adesso io schiaccerò lo start e vediamo se esplode tutto o se funziona tutto. Chiaramente sto esagerando, ragazzi. È sempre un bel momento, anche di tensione, quello della partenza. Pronti? Clic. Voilà. È partito tutto, ragazzi. In questo momento l'impianto sta funzionando. Qui, ragazzi, avete visto tutto funzionante, che bello, è un bel momento, ragazzi. Ma c'è qualcosa da dire? Possiamo lasciarlo così, utilizzarlo così? No, io lo sto facendo per verificare se tutto funziona, sto facendo i soliti annosi test che vi piacciono, perché poi arrivano a portare sul canale le garanzie e le certezze dei test effettuati. Chiaramente anche se ogni impianto poi avrà i suoi test. Però c'è da dire questo, nel prossimo video vedremo anche tutte le protezioni. Vedremo anche come ricoprire i busbar per evitare corticircuiti se vi cade una chiave inglese. Quindi adesso questo è un impianto sotto test. Non può funzionare così perché mancano i cavi di connessione al relay bistabile, quello che sgancia tutto, alle bobine che dovranno sganciare poi gli interruttori. E quindi se lo fate, se siete arrivati già anche voi a questo punto, mi raccomando, prima di farlo diventare un impianto funzionante, pronto, definitivo, aspettate almeno il prossimo video. Avete visto anche che c'erano due cavi, uno rosso e uno nero, e probabilmente quando li avete visti molti di voi avranno detto: ah, eccoli là, quelli sono i cavi della turbina eolica. Arriva lì e va anch'essa alla barra equipotenziale. Pilotato, chiaramente questa tensione, questa corrente sono pilotati da quello che avete già visto negli altri video, cioè il DC-DC charger della Victron con connesse le batterie che fanno da tampone e azzeratore delle differenze nelle tensioni. Vediamo altri aspetti importanti. Ed ecco l'impianto, ragazzi, bello pulito, ve lo faccio vedere dall'alto. Qua ci sono tutti gli strumenti funzionanti.
abbiamo tutti i cavi positivi a destra su tutte le celle, ovviamente tutti i positivi a sinistra e l'unico negativo che avete visto. Questo è l'impianto adesso nella sua completezza, col cervello montato, così come lo chiamo io. Direi a questo punto niente male, ragazzi. Andiamo avanti perché nei prossimi video vedremo anche il montaggio di altri componenti, come ad esempio i pulsanti di attivazione e disattivazione e la connessione poi agli altri strumenti che sono appunto il regolatore di carica e il nostro inverter. Ecco fissati i primi cavi, quelli del fotovoltaico, che arrivano appunto dallo sgancio all'interno delle Pever. Qui ho fissato anche a muro le due barre equipotenziali, che vedete chiaramente qui, sulle quali fisserò adesso sia le Pever che l'inverter. E sto preparando appunto i cavi come questo, che saranno la congiunzione tra il toroidale e le barre equipotenziali. Come vedete il cavo è stato perfettamente crimpato, c'è anche il termorestringente e ovviamente dietro la solita lucidatura a rame puro. Montiamo. Ed ecco attivate anche le altre connessioni, non solo quelle entranti nel fotovoltaico, ma anche nel regolatore di carica, che vedete già funzionante, sulle batterie, ovvero sulle barre equipotenziali. Qui le ho agganciate direttamente là dove poi c'è la connessione all'inverter. E difatti ho connesso anche l'inverter, vedete qua sotto, positivo e negativo. L'inverter è già funzionante. Vedete? Segnala già lo stato della batteria. Chiaramente quando ho connesso tutto alle barre ho usato, e già lo conoscete, il mio solito 100 watt 15 ohm, ovvero questa resistenza che uso per fare le connessioni. In questo modo si evita che i condensatori presenti all'interno dei dispositivi, ovvero delle Pever e del bestione arancione, vadano a fare una scintilla molto grossa perché si caricano rapidamente. Con questo c'è un assorbimento lento, una piccola scintilla, vi faccio vedere la sigla così potete anche acquistarli, sono 100 watt 15 ohm. Chiaramente poi dalla barra equipotenziale si scende direttamente alla batteria, vedete? Polo positivo diretto sulla batteria e il negativo sul relè bistabile che andrà a sganciare tutto per salvare l'impianto. Quando sgancerà qui ci sarà anche lo sgancio automatico dei pannelli attraverso questa bobina che avete già visto in fase di installazione. Ebbene sì ragazzi, questi due cavi che arrivano di traverso sono positivo e negativo, sempre sulla stessa barra, e arrivano portando la corrente prodotta dalla turbina eolica. Vedete che ho lasciato anche altri fori, perché qui si possono attaccare altri regolatori di carica, un caricabatterie piuttosto che dei sensori. Questa è una barra equipotenziale di questa misura, chiaramente più cose dovete attaccare, più diventa lunga, importante, e questa è una 20 mm per 3 di spessore ed è ideale per trasportare la corrente in questo impianto che è similare al 48 volt 6 kW. Qui vedete l'impianto nella sua totalità. Vedete la parte alta, bestione arancione. Questo è un fermo immagine che potete anche farvi per capire un po' le componentistiche. Bestione arancione, a destra c'è tutto il quadro della 230 per casa, a sinistra il fotovoltaico con le Pever, le barre equipotenziali e si scende fino ad arrivare alla batteria. Piccolo
Piccola parentesi, avete visto quanti fori ho fatto nelle barre proprio per connettere i vari regolatori di carica, turbine eoliche, anche si può connettere anche un alimentatore, cioè un caricabatterie direttamente lì, basta che sia poi pilotato con un dry contact e quant'altro. Però lì avete visto che io ho lasciato i buchi perché aggiungerò altre cose, ma se non li usate, quei fori vanno chiusi, perché se no avete visto che la superficie di passaggio è ridotta in quanto il foro occupa una fetta della barra di rame. Come vanno chiusi? Semplice, con un bullone e il relativo dado della misura giusta, magari anche con una rondella, e questo bullone, se è di rame o di ottone o di alluminio, è sicuramente meglio che di inox, perché l'inox trasporta veramente pochissimo. Quindi li andiamo a chiudere con un bulloncino e abbiamo ripristinato tutta la superficie. Questa è una cosa molto importante. Partendo dalle batterie vediamo tutto l'impianto completo. Qui abbiamo il cervello LRX con i due equalizzatori attivi, di cui quello della Daily ci dà le informazioni sul Bluetooth del telefono. Salendo abbiamo il quadretto della 230, poi abbiamo il 48 volt 6 kW, poi qui abbiamo il nostro magnetotermico con la bobina che sgancerà i pannelli in caso di emergenza, le PEVER sulla sinistra, in questo caso il 6415 AN. Qui le barre equipotenziali le ho chiuse all'interno di questa scatola e gli ho messo sopra un plexiglass trasparente, segnando il polo positivo. Queste rimangono protette. E poi la prossima volta dovremo vedere ovviamente il collegamento del relè bistabile, dei due pulsanti di start e stop e il collegamento della bobina che sgancerà i pannelli in caso di emergenza. Questo è l'impianto, ragazzi, molto, come dico spesso, sobrio, elegante, minimalista, senza troppi cavi, accrocchi. È una cosa che chi se la sente può farlo, ovviamente, poi avvalendosi anche di coloro che hanno competenze e esperienza per poter lavorare in sicurezza. E a questo punto avete visto, ho fatto una panoramica perché mi piace farvi vedere con i dettagli e alta qualità video tutto quello che è la composizione. Voi tranquillamente quando guardate un video nei momenti chiave, mentre siete in costruzione o in analisi delle cose, fate un fermo immagine, fate uno screenshot in modo che avete proprio tutti i vari componenti, come sono connessi, come sono collegati, affinché non facciate errori. Vi ricordo che di tutti questi cavi, se ne mettete uno solo al posto di un altro, purtroppo fate danni. Potrebbe bruciarsi l'Elerix, potrebbe bruciarsi l'equalizzatore attivo della QCC o quello della Daily. E avete visto l'idea simpatica che ho sviluppato in questa serie, dove per semplificare la verifica delle celle ho montato questo Daily, che è solo equalizzatore attivo, non è BMS, non trasporta corrente. Questo è anche abbastanza economico, sempre tra virgolette, dove lì tramite il Bluetooth voi vi connettete e guardate come sono messe le celle singolarmente, vi dà la tensione delle celle. Ora nei prossimi video che ci saranno vedremo anche delle connessioni un po' più complesse, dove ci connettiamo attraverso i computer o strumentazioni elettroniche che possono essere gli Arduino e vari prodotti. Andremo a fare qualcosa di più complesso, però nel mio canale voglio sempre partire con la semplicità affinché tutti possano imparare e non solo i professionisti. Ebbene, con il Daily noi guardiamo sul telefonino e vediamo le celle come si stanno comportando. È la cosa più semplice che c'è. Su questo canale andremo avanti anche con qualcosa di più complesso, ma sto partendo come sempre con un impianto che è rivolto a tutti e non solo a professionisti, anche se invito coloro che non lo sono ad avvalersi di esperti, perché la corrente può essere pericolosa. A questo punto noi col Daily sul telefonino andiamo a vedere come sono le celle e non possiamo intervenire perché non è un BMS, ma verifichiamo. È bello vedere come si sta comportando l'impianto. Il QCC è un equalizzatore attivo che fa il suo lavoro. Ogni tanto con la pinza amperometrica andate a verificare sui cavi se c'è trasporto di corrente. Ovviamente sotto questo video ci sono tutti i link di tutto quello che ho usato in questo canale, compresa la pinza amperometrica
di precisione, perché un equalizzatore attivo trasporta pochissima corrente, massimo 1 ampere. Quando vi vendono un equalizzatore attivo 10 ampere, è vero se c'è una differenza di volt altissima, che vuol dire che l'impianto è già bruciato, ma di solito trasportano mezzo ampere, 1 ampere massimo. A questo punto andate a controllare le celle, il QCC lavora da solo, l'Elerix lavora da solo, poi vedremo in futuro, come vi ho anticipato, quelle che sono anche le connessioni più complesse a computer, a monitor e quant'altro. Seguite il canale e iscrivetevi al canale proprio per questo motivo. Bene ragazzi, direi che è tutto, spero che anche questo video apparentemente semplice, le connessioni, vi abbia dato comunque tanta infarinatura utile per realizzare il vostro impianto. Se è vostro piacere iscrivetevi al canale, questo è quello che è il mio ringraziamento se vi iscrivete, perché date al canale la possibilità poi di essere più forte e proporre molti più video. E vi anticipo una cosa, mi hanno chiamato i corrieri che sta arrivando dalla Germania, dopo essere passata dal produttore cinese ovviamente, la nuova turbina eolica, 4 metri di diametro, 110 kg di peso, 3 kW.2 di potenza. Vedremo cosa succede. Prima la voglio toccare con mano, sentire cos'è sta cosa, non so. Penso che farò un'immagine delle 3 pale già montate qua con i 4 metri di diametro, vediamo come riesco a combinarmi sempre di fronte alla solita scrivania antica. E quindi lì non voglio usare, non potrò usare la stessa tipologia di tampone delle batterie, perché la potenza lì è esagerata, rischieremo di mandare in saturazione, in overcharge le batterie. Quindi sto progettando qualche nuovo meccanismo che sarà comunque presente su questo canale. Nel ringraziarvi vi porgo i miei migliori auguri per il vostro impianto. Buona continuazione.